Ciao a tutti quindi, benvenuti al canale d'Ecolinguista. Io sono Claudio, sono abruzzese e io vi volesse fare con della lingua me. L'abruzzese è una parlatura che fosse un dialetto settentrionale della lingua napoletana, che si chiama così perché, non perché è la lingua della città di Napoli, ma perché era la lingua comune dello regno di Napoli. E stiamo a vedere se altre persone che parlano, altre cristiane che parlano altre lingue romanze, riescono a capire l'abruzzese. Ui, altre che me tenem Hola, Laura. sí, jo em dic Laura i sóc catalana, sóc d'un poble de prop de Barcelona i m'agraden molt les llengües i per això tinc un canal al YouTube que es diu Couch Polyglot. Bonjour, moi je m'appelle Alexis, je suis français, je vis en Sardaigne en Italie et je m'occupe de langue sarde et vous pourrez trouver des vidéos sur la langue sarde sur mon canal YouTube. Hola, yo soy Isidor, soy de México, soy profe de español. Salvete omnes sub Lucius, atque etsi sum natus in Pennsylvania in America, avus et auia fuerunt aprutienses, sed ego non novi linguam aprutiense. A posto, allora abbiamo preparato 5 parole che voi dovete capire le parole che stiamo a dire e vai a descrivere le parole alla lingua abruzzese e vediamo se le capite. Parole numero 1. Sta parola è qualcosa che te tutto quindi. Tu ci puoi mettere qualcosa sopra per farti più belle. Per esempio un cappello. Qualcuno dicesse che è la parte più importante del corpo, senza di essa non si può cambiare. A ecco è a donarci lo pensiero. E finalmente è la parte più a sopra del corpo, a nostra. Tengo preguntas. ¿Puedes repetir, por favor, todo? Todo? No. Sì, vai a ripetere tutte cose. Allora, No. Solo es una parte del cuerpo, dijiste? sì, allora, sto detto che è una parte del corpo, il corpo nostro, il corpo umano. Ujú. Le teniamo tutte quindi, uomini e femmine le teniamo. Ajá. Qualcuno dicesse che è la parte più importante del corpo, a nostra. Ujú. Qualcuno, probabilmente gli scienziati, dicesse che è la parte più importante del corpo. Senza di esse non potremmo campare. Non ci sta una persona che vive e non è essa parte del corpo. Tutte quindi le teniamo. Se ne teniamo, siamo morti. Mm, Scrivete quello che pensate che potesse essere e dopo vediamo se... ¿Todo el mundo entendió? ¿Todo el mundo tiene la No ho respuesta sé. ya? Credo. Mhm. ¿Pueden hacer preguntas, por favor? Porque me siento como un tonto. Se volete potete Alguien domandare... haga preguntas. No, Isidoro, se voi potete domandare tutto quello che vuoi. ¿Cómo? Se tu vuoi, Ajá. tu puoi domandare tutto quello che tu vuoi. Va. Esta parte del cuerpo dices que todo el mundo la tiene, sin ella no podemos vivir, pero hay muchas cosas en el cuerpo sin las que no podemos vivir. ¿Es un órgano del cuerpo? Però è la parte, so detto che è la parte più sopra di tutto del corpo. Ah, Sopra. La parte più sopra del corpo. La parte más alta es todo. La parte più alta, sì. Ya. Y Eh, es todo una parte con muchos órganos dentro. sì. No es un órgano específico, es. Non è un organo, no. È una parte del corpo, però non è un organo. Ya. Creo que. Va buone. Potemi. Entonces escribimos. C'è da scrivere. Scrivete. Potemi, no? 3, 2, 1, ya. Tutto quindi avete due. Coach. sí, el cap. En français, on dit la tête. Y cabeza en español. Caput latine. Sed non vidi bene, Claudi. Potesne Clauditrum mostrare vocabulum aprutiense? Ah. Coach. És molt interessant. Coach. En Coach. català, cotxe vol dir... és un transport, és per... Quan vas en cotxe,
Yeah. Mm. Coche en español también, pero es escrito con CH. Sí, en CH, català... ¿no? Coche. No, in abruzzese coach Mm. fosse la coach, se dice coach allo centro Italia, però qualcuno dice, per esempio a Roma si dice capoccia, capoccia, e invece a Napoli, allo sud dell'Italia si dice capa. Mm. Noi diciamo A coach. fortasis est quaedam contractio huius verbi capoc in coach nescio, sed Ne capoc sacce. caput capitulum. Mm. Pulcre. Sacce. Però Pas- sacce che aveva dallo latino coclea. Ah. Che vuol dire, Luke? Ah. Coclea. Oh, coclea est bestiula quaedam, bestia, animal est, quae suam domum fertinse est simile mollusco nifallor, Mm. coclea. La ciammarica, Coclea. sta di. Mm. Oui. Et in audi humana est etiam pars quest interior audis, quae habet formam cocleare. Et en Si. sarde, on a Sagonka. Et je pense que ça vient aussi de cette étymologie. Mm. En français, la Pulcre. tête, totalement différent, mais In italiano la testa. la Quindi... testa. Le français ressemble à l'italien. Sì, Testa. lo francese s'arsomea all'italiano. Sed Alexi, non sum certus, sed credo la tête venire ex testa, et credo testa est quam habet coclea. Id est domus cocleae, et vocatur testa latine. Puto, sed non sum certus. Ok. Sed testudo habet testa. Ok. Mm. Ci sta una Esatto. correlazione. Va bene. En català... Ah, ¿Y perdó. cómo se dice en En catalán? català és cap. El cap. Ya, solo acá. Ajá. A posto. Potremmo ir alla seconda parola numero 2. Ujú. Per cura, sta parola si usa per parlare di no cristiana. Ma no cristiana, in abruzzese, vuol dire tutto quindi. Tutte le persone è cristiana. Tutto quindi, pure un musulmano è cristiano. Non si dice una frega persona. Non si dice la parola persona. Allora quando dice cristiana, non vuol dire cristiana, vuol dire persona. E questa parola si usa per parlare di un cristiano. E questo cristiano è un tipo particolare di cristiano che all'Europa non se ne fa più una frega, non se ne fa più parecchie all'Europa. Per mo' io ne tengo. Qualcuno le vo, e a qualcuno ne piace questo tipo di cristiano. E tutto quindi l'avevamo stata quando eravamo piccirilli. E non ci sta famiglia, che poi anni se ne fa. La famiglia da fa sta parola, la da fa, se no non poi anni. All'inizio è piccirilli, dopo a cresce, e diventa un'altra cosa. Tenete qualche questione, lo potete dire. Dijiste que es un tipo de persona. Sí. Y esta persona es lo único que entendí. No, crece y se convierte en otra cosa, pero entonces es una persona en una etapa de su vida. Esta Sí. palabra hace referencia a una Sí, etapa sí. de la vida de la Sì, persona. sì. La parola si usa solamente per una persona a un punto particolare della vita sua, della vita sé. Sí, no totes les persones arriben a aquesta etapa de la vida. Tutto quindi. Ah, Tutto quindi ci arriva. Mais au début, comme au début, tu as dit que aujourd'hui, il y a plus ce genre de personnes. All'Europa non se ne fa più una frega. È un problema all'Europa. Non è un problema all'altra parte del mondo. Non è un problema all'altra parte del mondo come l'India o l'Africa o America. Ma l'Europa è un problema. Nos non sumus, recte?
No, Però ho era, no, ho hem set en el passat. no. Yo sí. Ne sem mo, però l'abbiamo stata. D'acord. Pero podemos tener una actitud así, ¿no? Sì, Pero entonces, porque creo que hay varios términos que pueden hacer referencia a esta etapa de la vida. ¿Cuál buscamos? ¿El más común? ¿El más...? Bueno. quello che volete. Io tengo 3 parole diverse per dire questa cosa. Quello che volete. A posto? Pozzi ir? 3, 2, 1, via. Bardash, Citel, Quatrara. En català jo no estava segura de la Ui. paraula, llavors jo pensava nadó és com un baby i infància és com més general per descriure una etapa de la vida. No sabia quina paraula. Ya. Yo también. Va, Isidor. Yo también decidí escribir niño, pero estaba pensando en la niñez como la etapa de la vida. No, era lo Bardash, lo Citel, lo cristiano. Ya. Alexis? Et l'enfant, les enfants, c'est-à-dire pas l'enfance, mais la personne, l'enfant. Luke? Equidem pravi intellexeram, ego putavam difficultate messi in Europa propter nimios homines senes est vetulos esse, sed plane infans dicitur latine, ipse erravi autem, nunc intellego, id est, no, est paucitas hominum parvurum id est infantium in Europa, intellego. Post. Ecco ci sta Bardash, che è vedalu persiana. Ci è arrivato a noi anche gli arabi, perché avevamo tenuto una frega di commercio anche gli arabi, Bardash. Citel, vedalu le lingue germaniche, la parola germanica zizza, che significa le sise delle femmine, Quatrare, la storia di Quatrare è una frega interessante perché vedalu spagnolo, perché lo sud dell'Italia faceva parte della Spagna. E quando c'è stato il governatore della Spagna, parecchi secoli fa, erano le bardisce si murei quando era piccirille, si murei. A 1 anno, 2 anni, le bardisce si murei, no? E allora la Spagna ha deciso che tu potevi registrare Fiat solamente quando tenevi 4 anni. Perché a 4 anni tu potevi dire che savevi salvato, perché non savevi morto prima. E allora a 4 anni savevi salvato. 4 anni, 4 ore. Una pregunta. Okay. I s'utilitzen Sí. les 3 paraules? Són sinònims? Sa usa, ci sta diverse parti d'Abruzzo che la usa. Quello che usa di più io è Bardash. Citel sa usa per quando uno è ancora più piccirillo, però lo Citel è positivo. Oh, quanto è bello su Citel, quanto è bello. Bardash è neutrale. Quatrare è pure neutrale. Gràcies. A posto, avevamo capito tutto quindi. E allora potremmo ir alla terza parola, va buona? Sta parola sa usa per nomine che conosce bene la parenta tu. Questo è nomine, non è una femmina. È un cristiano che ha una funzione importante per tutto quindi le cattoliche. Solamente la Chiesa cattolica. Questo stai dentro la Chiesa quando tu ti hai fatto il battesimo. Quando tu hai fatto il battesimo, questo stai dentro la Chiesa. Quando uno cattolico si fa il battesimo, questo sta dentro la Chiesa. Però non è lo prete. Per te, per la famiglia delle cattoliche, è come se fosse una zia. Però non è per forza parte della famiglia te. Può essere qualcuno che non fa parte della famiglia te. E sta parola
è diventata famosa perché si può usare per parlare dello signore che comanda un'organizzazione criminale. Un'organizzazione criminale. Quindi fosse una parola che si può usare per la Chiesa cattolica. Ne sa se si può usare per altre chiese. Però per la Chiesa cattolica, io saccio. Però è diventata famosa per un film perché è il nome dello signore che comanda un'organizzazione criminale italiana. Mm. Se tenete qualche questione, qualche domanda, me lo potete Vabbè. dire. Vabbè, qui tu dixisti un messe fortasis titulum, vel nomen esse quius dam viri, neque feminae dixti, nonne? È nomina. Sed viri nomen, ok, bene. Ci sta, Atque... ci sta Questa? un'altra parola per la femmina, però questa parola questa è Mhm. per l'uomo. Bene, atque non est laicus, quia ut tu dixisti, non est sacerdos, dixi non sacerdotem esse, sed est nomen quod auditur in ecclesia. Hoc est quod dicis. Lo nome, non so se sto capito bene, ma tu dici che lo nome si intende dentro la chiesa. Mhm. Auditur in ecclesia, recte? Sì, sì, si sente, però non è il nome dello prete. Però è una parola che si usa pure fuori dalla chiesa. Aha. Pure fuori. Però è un nome della chiesa cattolica. Hmm. Alexis, E quis vestrum velit interrogare, quia... Moi, j'ai déjà compris. Alexis ha capito. Va bene. Laura, No ho sé, la veritat. hai capito? Estic intentant pensar en la paraula. O Vabbè, sigui, noi he potremmo entès provare. el que has dit, però no em surt la paraula. Ok, non è un problema. Noi proviamo. Dopo vediamo. Ahora yo entendí la palabra por las últimas pistas, la pista del filme, de la peli, E muy tu l'hai famosa. capito, quello. L'hai capito, mo? Exacto, pues esta pista fue la que me ayudó sta a a posto. decidir, Va ¿no? buona. Potremmo farlo, allora. Andiamos. Insieme. 3, 2, 1. Un bar. Ah, d'acord, era el Kumbare. padrí, no ho sé. Bene. Come si dice in Si és el catalano? padrí, és el padrí. Jo he escrit el pastor, però és perquè no ho sabia. I llavors pensava, capo? Però d'acord, és el padrí, és veritat. Alexis? En français, c'est le parrain. C'est le nom du film aussi. Et donc, j'imagine que c'est ce qui correspond à l'italien, il padrino. Sì, sì. Et je pensais que Kumbare, c'était autre chose. Enfin, c'était autre chose que le padrino. Mais donc, du coup, je trouve Sì, intéressant. è la stessa cosa. Isidor? Ok. Oh, en español es padrino. Padrino. Aquí está. Padrino. Y también estabas diciendo que normalmente, tradicionalmente se usa en la iglesia, ¿no? Católica específicamente. Sì. Y también cuando en otras áreas adquieres una responsabilidad con otra persona, otra entidad, entonces de algún modo aparece esta relación de padrino. So capito. Mm. Luke, tu Ok. hai scritto Dominus. Sì. Dominus et quasi synonymum est patronus. Et Dominus aut patronus habet famulos, habet in lingua latina antiqua, habet famulos, habet sic fundos, et cetera, itaque, sic Dominus patronus. So capito. Kumba, scusami, vai. Ja. Poi. Non, je voulais dire qu'en français, comme en italien d'ailleurs, on a le parrain, c'est-à-dire le padrino, et le patron, qui est il patronus, comme il patrono, il santo patrono, cioè non il santo patrono, il patrono. Et donc en italien aussi, à ce niveau de padrino, enfin, parrain, patron. Et le parrain, c'est pas forcément quelque chose de catholique, justement. C'est quelque chose qui peut être totalement détaché de l'Église. Sì, in abruzzese ci sta pure questa differenza, poi dice ci sta lo cumbare, però ci sta lo patrone, lo santo patrone. Io ho detto cumbare, e la parola cumbare vede dal latino, pure questo, compater. Non so se si usa per la chiesa, il latino, se si usa la
maschile, Ah. però è una parola Compater. gaia, sì. Compater. Ah, compater. pulcre, ut conquivis cum pater placet. Sì. En français aussi, on a le compère et la commère. Ça s'utilise plus vraiment, mais on dit les commères, par exemple, c'est des femmes qui, c'est un peu misogyne, mais ce sont plein de femmes qui se retrouvent et qui parlent beaucoup qui jasent, non? Sì, sì. Et donc ce sont les commères, non? Sì. Et les compères aussi, ce serait le compagnon, mais ça s'utilise plus vraiment en français, quoi. In abruzzese la En español stessa... también Pure lo spagnolo sa En usa español, sí, si tú eres padrino de alguien, entonces el papá de este alguien es tu compadre, la mamá es tu comadre. Sì. Pero Ok. también la palabra comadre y los derivados del verbo comadrear tienen otras connotaciones. Por ejemplo, una mujer que le gusta chismear, no sé, compartir mucha información. Sí, Pobres sí, dones, sí. eh? O hablar Sí, demasiado. Ai, ai, ai. Sí, ya vemos cómo hay connotaciones en el lenguaje que son un poco sexistas. In abruzzese te la stessa cosa, infatti con relativa femminile di compare fosse cummare, la femmina è la cummare, e se poi dice la cummare è quella che parla, così, solite cose. E buona, sta a posto. Hello everybody, it's Norbert here. This video turned out to be longer than we expected, so I decided to split it into a two-parter. So be on the lookout for part 2 coming soon. Subscribe and activate the notifications not to miss it. I will see you in the next video. Ciao!